Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi non andremo a vedere il grafico, ma andremo a vedere uno degli argomenti, delle tematiche che mi stanno molto più a cuore, ed è quella del mindset. Ora, ehm, non abbiamo mai parlato di come affrontare il mercato, perché molta gente lo trascura, ma è l'argomento più importante in assoluto, perché tu puoi essere un mago, ok, nei grafici, però poi non hai la testa e quindi rischi comunque di perdere, nonostante tu sia veramente, veramente, veramente bravo. Ed è quello che succede probabilmente alla stragrande maggioranza degli atleti. Perché? Perché partono, vanno a mille, fanno le prime 2 o 3 stagioni come dei tori e poi, chissà come mai, scompaiono. Cioè, giocano, ma non si sente più parlare di loro. Iniziano ad avere prestazioni scarse, iniziano ad andare fuori di testa, finiscono la loro carriera e sperperano tutti i loro soldi, vanno a vivere nelle proprie auto, devono vendersi quello che hanno vinto per riuscire a campare. Ma come mai? Come mai succede ciò? Per via della testa. Hanno il mindset sbagliato. Perché? Perché sono probabilmente stati accecati da quello che è il soldo, la fortuna, la fama, qualsiasi cosa sia. Qualsiasi. Però sono stati compromessi non da qualcun altro, da loro stessi. Ed è quello il problema, ed è quello che succede alla stragrande maggioranza delle persone quando solo sente parlare di investimenti. Oddio, mi è appena arrivata la pelle d'oca. Oddio, oddio. Non è difficile investire, è difficile investire con la testa. Perché? Perché tu puoi essere l'uomo più ricco del mondo, avere la liquidità più grande del mondo, ma una volta che ti metti a grafico, entri in borsa, non lo so, vai a comprare una proprietà, qualsiasi cosa, se tu sei un pirla, arriverai a perdere tutti i soldi. Quindi la parte di testa, la parte di lavorare su noi stessi, è la parte più importante in assoluto. Io ho iniziato a leggere veramente, veramente tanto dall'inizio di quest'anno. Siamo a praticamente maggio, no, siamo a maggio e ho letto 9 libri, sto per finire il 10º e per qualcuno magari non possono essere tanti, sai, c'è gente che ho sentito che ne legge minimo uno al giorno, che non lo so, io mi sono rimasto scioccato appena mi è stato detto. Però ci sono gente che, come me, prima di quest'anno, anzi prima dell'anno scorso, non ne leggeva neanche uno all'anno. Quindi è stato un salto incredibile, ma che libri? Che libri sto leggendo? Non leggo di sicuro Harry Potter, con tutto che probabilmente è bellissimo, non voglio screditare nessun autore, perché se hanno avuto successo di sicuro sono dei grandi autori. Non leggerò fantasy, non leggerò commedie, non leggerò gialli, sto leggendo solo ed esclusivamente libri sulla crescita personale e sul mondo degli investimenti come Robert Kiyosaki. Però ovviamente ognuno poi deve leggere un qualcosa che gli interessa e a me in questo momento interessa molto la crescita personale. Ma per quale motivo? Perché conosco le potenzialità della mia mente. Perché io sono abbastanza com'è che si dice? Uno lazy, una persona molto lazy. Però so benissimo che è soltanto perché mi sono sempre abituato a essere così. Perché quando sono a lavoro, lavoro come un matto. Quando sono a basket, gioco e ci metto il 100%. Però quando devo fare, anche qua con il trading, quando devo mettermi a grafico e backtestare, il primo backtest va bene. Già dal secondo inizi, "Ah, che maroni, mamma mia, per quanto ancora devo farlo, dai, forza Matteo, però che palle, allora poi si smette. Ed è tutta questione di testa, perché se io mi devo mettere a pelare 10 kg di patate, 20 kg di patate, lo faccio a momenti neanche sbuffo. Se devo correre tutto l'allenamento e basta, lo faccio. Vabbè, sbuffo sì perché ti manca il fiato, però avete capito il senso, no? Lo faccio molto volentieri.
Quindi, qualsiasi cosa noi stiamo lavorando è, se non riusciamo a farla subito, comunque se abbiamo difficoltà nel farla o pensiamo di non essere all'altezza, non è perché non lo siamo veramente o perché ci stufa veramente o per qualsiasi altra scusa, è soltanto perché abbiamo una mentalità sbagliata nei confronti di quella cosa che stiamo facendo. Molta gente entra nel mondo del forex, delle cripto e la vede molto come un hobby, ok? Un qualcosa da fare giusto per occupare il tempo, siccome sai, siamo in quarantena, non c'è niente da fare, mi hanno lasciato a casa lavoro, sai, prendo e faccio questa cosa qui, ma sì, tanto finché poi non trovo di nuovo un lavoro. Però poi cosa succede? Iniziano a perdere 10 euro, 50 euro, 70 euro, 100 euro, 200, 300, 400, 500 e così via. Ma non perché non funziona, attenzione, non perché tutti quei guru ti fanno vedere le Lamborghini ma non hanno una lira. Può anche essere, perché c'è molta gente che pur di avere un'immagine propria del genere mette sui social qualcosa che non è di sua proprietà, tutte macchine in leasing, case in affitto, jet che sono dei cinema, dei teatri, delle sceneggiature messe su solo per fare delle fotografie e quant'altro. Però il discorso è, se tu non ce la fai, non è perché sei andato dal guru e il guru ti ha dato un corso fasullo. È colpa tua perché sei andato da quel guru. E quel guru, siccome non ti dà una formazione soprattutto personale all'altezza di entrare in questo mondo con la testa giusta, perdi tutto. Perché sembra soltanto una questione di conoscenza gli investimenti, ma non lo è. Non lo è. Perché abbiamo parlato la volta scorsa di 80% attesa e 20 esecuzione. Quell'80% attesa è dentro la tua testa. Perché? Perché tu devi avere la forza mentale di dire ok, Matteo, non sei sicuro al 100% di quello che stai facendo in questo momento, lascia perdere. Non abbiamo questa concezione. Nessuno ci ha mai detto sii paziente, aspetta. No. Allora tendiamo a fare stupidaggini. Sbagliare è fantastico, cioè è probabilmente la cosa migliore che una persona possa fare. Perché? Perché ti aiuta ad evitare di rifarlo, se sei intelligente ovviamente. Cioè se tu esci da casa tua e ogni volta inciampi su un gradino, è sempre lì il gradino, capisci? E se alla sesta volta inciampi, la settima ancora, l'ottava ancora e vai avanti così per 6 mesi, allora lì scusami, ma sei un po'. Ecco, meglio non dire alcuni aggettivi, eh. Però avete capito il senso? Cioè, l'errore è fondamentale per la propria crescita. Senza gli errori non possiamo sapere che sono errori, giusto? Quindi ce lo dice qualcun altro che sono errori. A scuola ti dicono, non puoi sbagliare. A lavoro, non puoi sbagliare. Ma pensate se non ci fossero stati gli errori. Io guardo nel mio campo, pensa se non ci fossero stati gli errori, quanti piatti non sarebbero mai stati inventati. Solo il pane e la pizza. Questi rimbambiti avevano messo dell'acqua e della farina insieme dentro un barattolo, se ne erano praticamente dimenticati e hanno creato il lievito. Chi ha inventato il gorgonzola? Si era scordato quel formaggio, ha voluto ricoprire la muffa con dell'altra pasta di formaggio e ha creato il gorgonzola. Vi rendete conto di quanti errori sono stati fatti, ma che hanno creato cose fuori di testa? Fuori di testa. Quindi sbagliare non è brutto, è bello finché è fatto con la testa e non è fatto tipo ammazzare una persona. Perché ammazzare una persona è un errore fatale per l'altra persona, però non è un errore che dici, sai, stavo provando a vedere se mi usciva, non lo so, come creare energia infinita. No, lì no, se spari a una persona, hai sparato a una persona con l'intenzione di farlo ed è un errore
che deve essere punito, e infatti viene punito. Però noi ci facciamo troppo prendere dall'ansia di sbagliare. È giusto, perché comunque, sai, perdere 200-300 euro ti rode, ti rode. Però sei sicuro al 100% che la prossima volta non lo farai più? A meno che hai una mentalità sbagliata. Perché? Perché anche io in primis, quando ho iniziato in questo mondo, non mi era mai stato insegnato come affrontare questo mondo. Anche quando ho preso il mio primo corso, non mi avevano detto guarda che la parte di testa, la più importante, la tua emotività sul mercato è ciò che ti fotte o ciò che ti dà fortuna. Nessuno me l'aveva mai detto. Nessuno. E quindi ho bruciato conti, ho perso soldi, e adesso? Adesso non più. Mi è servita la lezione. Però mi ci è voluto mesi per capire questa lezione. Non è una questione di non ce la faccio, oppure ehm, quanti soldi farò. No, è una questione di quando. Quando ce la farò? Quando arriverò al mio obiettivo? Quando arriveranno i soldi? È inutile soffermarsi solo sulla cifra. Voglio arrivare a 1 milione, voglio arrivare a 1 milione, voglio arrivare a 1 milione. Poi perdi 100 euro, allora no, non posso arrivare a 1 milione. Ma come non puoi? Cioè, ormai il mondo è pieno di esempi di gente che non aveva niente, niente, e adesso ha tutto. LeBron James è un esempio. Arrivava da un ghetto, adesso è vicino all'essere miliardario. Miliardario, non milionario, miliardario. Rihanna uguale. Tutti i miliardari, bene o male, sono partiti da zero. Cioè, hanno creato Apple in un garage. Cioè, tutto quello che è stato inventato da gente come noi. Però non è sufficiente dirci, cavolo, sì, era uguale a noi, allora ce la posso fare anch'io. Queste persone qua si sono fatto un culo ottagonale. Ottagonale. Si sono messi da mattina a sera, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, a lavorare sui propri sogni. E non si lamentavano come molte persone che fanno 8 ore al giorno sul proprio lavoro, tornano a casa, sono stanchi e dicono, ho già lavorato 8 ore al giorno, fammi andare 3, 4, 5, 6 ore al baretto con i miei amici. Perché questa è la verità, tutti non abbiamo tempo, tutti. Però c'è chi non ha tempo perché sta lavorando sul proprio futuro, c'è chi non ha tempo perché sta andando al baretto con i propri amici. Capite la differenza? Capisci? Se bisogna mettere sulla bilancia qualsiasi cosa, quello che è importante per noi. Se per voi è importante godervi la propria vita adesso e poi lavorare come somari fino alla vostra morte, è una vostra opzione. Ovviamente è discutibile, perché è discutibile, però è una vostra scelta e bisogna rispettarla. Se invece io, si parla in generale, voglio farmi un mazzo tanto, durante il weekend mi sveglio alle 6 della mattina, vengo in ufficio, faccio questi video su YouTube, lavoro ad altri progetti, non è che sono pazzo, non è che non mi piace la mia vita, non è che non me la voglio godere, perché me la voglio godere tanto quanto tutti gli altri. Però capisco le priorità, capisco che ora è il momento di fare determinati sacrifici per poi non farne più e vivere solo di rendita passiva, non attiva. Cosa si intende? Rendita passiva e rendita attiva. Rendita attiva significa che tu devi lavorare, devi scambiare il tuo tempo per il denaro. Rendita passiva significa che il tuo denaro scambia il suo tempo per il denaro. Vuol dire che tu potresti anche grattarti, ma comunque tu hai un cash flow che ti entra. Hai dei soldi che ti entrano. Perché? Perché ti sei fatto un mazzo da quando eri giovane. Quando avevi veramente tempo. Perché noi, giovani, soprattutto, continuiamo a dire, non ho tempo, non ho tempo. Però abbiamo un lavoro di 8 ore. Ok? Vuoi dormire 8 ore? Perfetto, sono 16. Poi
Hai una famiglia? Molti giovani ce l'hanno una famiglia, per carità di Dio. Quindi, volendo, mm, hai la ragazza? Anche io. Però in quelle ultime 8 ore della tua giornata, fai finta. Allora, 8 ore ci casca dentro anche la pausa pranzo, perché è inutile che siamo qua a dirci che non è vero. Ci casca dentro anche la pausa pranzo. Quindi fai finta un'ora, un'ora e mezza di cena. 2 ore? Perfetto, 2 ore. Le altre 6 ore cosa le occupi a fare? Un'ora di trasporto? Un'ora di trasporto. 5 ore. In quelle 5 ore tu cosa fai? TikTok? Instagram? Amici? Televisione? Grande fratello? Capisci che sono priorità. Non è che non hai tempo. Capisci che sono priorità. 5 ore al giorno non sono poche. Non sono poche. Io faccio basket, sto studiando giapponese, ho appunto una ragazza, ho il mio percorso che sto facendo sul trading, ho un sito che sto costruendo, ho un progetto NFT che sto per lanciare con degli altri ragazzi, cioè non è che non ho niente da fare, però basta organizzarsi. C'è una frase famosissima che penso che sia eccezionale. Chi fallisce nel pianificare. Mi piacerebbe che la scriveste questa frase. Pianifica il suo fallimento. E non è una stupidaggine. Non lo è affatto. Non è una cosa di quelle. Sì, è una frase detta, scritta, ridetta, rifatta e quant'altro. Perché lo è. Però, senza ripetizione, non ci entrerà mai in testa un concetto. Voi potreste sentire questa frase 100 volte, ma se in queste 100 volte voi l'ascoltate, scusatemi, la sentite e basta, non vi entrerà mai in testa. Nel momento in cui imparate ad ascoltare, diventerete invincibili. Invincibili. Perché? Perché se tu pensi di poter diventare ricco dall'oggi al domani senza pianificare il come, senza pianificare un come farlo, non diventerai mai ricco. Mai, mai. Ma te lo garantisco. Cioè, o che vince la lotteria, però fidati, se adesso hai sul conto, facciamo finta 3.000 euro, sul tuo conto bancario, ti arrivano 1 milione dalla lotteria, da qui entro un anno massimo, ma di solito sono 6 mesi. Una statistica, è una statistica. È stato fatto uno studio. Entro i 6 mesi tu ritorni a 3.000 euro. 6 mesi. Ed è una statistica. È stato scientificamente provato. Perché? Perché tu hai una mentalità da povero. Ora, chi si vuole sentire offeso si può sentire offeso. Mi dispiace, per carità di Dio, però è quello che succede. Cioè, una volta che noi riusciamo a comprendere che non c'è dovuto niente, nessuno ci regala niente, perché è così. Penso che tutti lo sappiamo, giusto? Noi prendiamo lo stipendio medio in Italia sono 1.300 euro, però di quei 1.300 tecnicamente tu parti da una base di almeno 2.600 euro. Quindi tu vali 2.600 euro per la tua azienda, però ti si viene mangiato più della metà del tuo stipendio. Quindi nessuno ti regala nulla, anzi, sono tutti pronti a portarti via. Nel momento in cui tu non cambi te stesso, non otterrai mai niente di più. Allora, io mi sono fissato un po' nell'ultimo periodo con Jim Rohn. Se non sapete chi è, andatevelo a guardare immediatamente. Adesso ve lo scrivo qua. Voglio cercare di far starci tutto. Vediamo se posso modificare il. No. Jim Rohn. Jim Rohn. No, scusatemi. Rohn. Bello in grande perché è un fenomeno. È eccezionale questo uomo. Ovviamente non le ha create lui queste frasi. Però lui ha detto. Allora, cambia. No, 16 è un po' troppo piccolo. Ok.
In inglese, you can have more than you got because you can be more than you are. Che tradotto letteralmente è tu puoi avere più di quello che hai, perché puoi essere più di quello che sei. Cioè, rileggetela, you can have more than you got because you can be more than you are. Puoi avere più di quello che hai perché puoi essere più di quello che sei. Cioè, vi rendete conto quanto è potente questa frase? Però, ovviamente, c'è anche la seconda faccia della moneta. Unless you change how you are, you will always have what you got. Quindi, a meno che tu cambi, è appena passato una Lamborghini. Fantastico, bisogna visualizzare il denaro in modo tale che arrivi. E adesso vi do un'altra frase appena vi finisco di spiegare questa. A meno che tu cambi come sei, avrai sempre quello che hai. E si collega a mentalità da povero. Perché? Perché la mentalità da povero è questo. Non cambia se stesso e quindi avrà sempre quello che ha. E c'è una parola bruttissima che mi viene sempre il magone ogni volta che la scrivo o che la sento nominare. Esatto. Questo è quello che fa il 95% della popolazione. Il 95%. Perché si dice che le persone che hanno veramente successo nella vita, dal punto di vista economico, perché per me il successo può essere anche avere una famiglia felice, magari senza una lira, però avere una famiglia felice. E quello lì è successo, perché se è un tuo obiettivo, un tuo scopo, tu hai raggiunto il successo. Il successo è dettato dal raggiungimento dei propri obiettivi. Se il mio obiettivo è avere $1.000.000, nel momento in cui raggiungo $1.000.000, io ho successo. Se il mio obiettivo è comprarmi una casa, nel momento in cui la compro io ho avuto successo. Se il mio obiettivo è ringraziare qualsiasi persona becco sulla strada, anche per stupidaggini, e lo faccio, io ho avuto successo. Però nel momento in cui io voglio €1.000.000 e poi a metà strada neanche, appena vedo che è difficile, quindi neanche comincio, dico, vabbè dai, tanto comunque sto bene come sto adesso, ti accontenti. Ed è bruttissimo, nero lo faccio, nero colore, è bruttissimo. Accontentarsi è bruttissimo. Ora, la frase che volevo dire mentre passava la Lamborghini. I soldi vanno dove c'è energia. Energia non si intende l'energia elettrica, anche se in questo periodo obiettivamente stanno andando tanti soldi verso l'energia elettrica. Però i soldi vanno dove c'è energia. L'uomo, gli esseri viventi, tutto quello che noi vediamo sono fatti da atomi e sono fatti da energia, particelle di energia, perché è stato studiato sotto all'atomo, l'atomo già di per sé è un qualcosa che non ha materia. Capite che un qualcosa che non ha materia ne crea. Quindi noi siamo fatti essenzialmente di energia. Perché? Perché qualsiasi cosa crea energia. Noi siamo energia allo stato puro. Se noi concentriamo la nostra energia su cose negative, cosa arriveranno? Cose negative. Se invece noi focalizziamo la nostra energia su cose positive, cosa arriveranno? Cosa arriverà? Cose positive. C'è una frase che ha detto, se non mi ricordo, Madre Teresa di Calcutta, se non mi ricordo male, non invitatemi
per manifestazioni contro la guerra. Invitatemi per manifestazioni per la pace. Capite bene la differenza? Nel momento in cui tu dici sto manifestando per la guerra, tu cosa stai facendo? Stai dando energia alla parola guerra. Nel momento in cui tu dici sto manifestando per la pace, tu stai dando energia alla pace. Quando tu dici non voglio avere problemi, tu stai dando comunque energia ai problemi. Tu devi dire a te stesso ogni singolo giorno frasi positive. Ogni singolo giorno. Ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio, al posto di dire Madonna mia che occhiaie. Guardati e dici Madonna quanto sei bello. Fammi un bel sorriso. Guarda che bella giornata oggi. Vai al lavoro, fischietta. Non farti trascinare dalla negatività degli altri. Non ti serve a niente. Anzi, è un'ancora contro i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Ed è un qualcosa che non dico io, Matteo Pallotta, è la scienza che lo dice, è tutto scientificamente provato. Io sto parlando per fatti, non sto parlando per fantasia, storielle, sto parlando di fatti, perché sono fatti, sono studiati, e non da gente come me che legge libri fatti da gente che ha studiato, gente che passa la propria vita a studiare queste cose, l'ha scientificamente provato. Un'altra frase di Jim Rohn e poi per questa lezione di mindset, la prima di tante, finisco anche perché sono già 26 minuti, disse, e questa qui lo faccio in grande, in grandissimo, mi sarebbe piaciuto che ci fosse più di 40. Per chi conosce l'inglese ha già capito. Non sognare che fosse più facile. Oh Madonna, ho sbagliato qua a scrivere però, mi sono appena accorto. Perdonatemi. Sogna che tu fossi migliore. Migliore di conoscenze si parla sempre. L'ignoranza è la malattia peggiore al mondo, perché è una malattia. Non siate ignoranti per qualsiasi cosa facciate. Ci vediamo al prossimo video.